Oggi ho preparato un calcolatore online per caldaie ioniche. Permette di stimare rapidamente la lunghezza dell'elettrodo e la reale potenza della caldaia. Così potete verificare se la caldaia funziona correttamente. Provate il calcolatore ora. Da tempo seguo una regola molto semplice. Se in una caldaia ionica è necessario regolare la potenza, non sempre conviene farlo modificando chimicamente l'acqua. Non sempre è necessario aggiungere sale o diluire l'acqua con acqua distillata. In molti casi è più semplice, più chiaro e più preciso regolare la potenza meccanicamente, cioè modificando la lunghezza dell'elettrodo. Per alcuni può sembrare insolito, ma il principio è molto semplice. Più lunga è la parte attiva dell'elettrodo, maggiore sarà la potenza della caldaia. Più corto è l'elettrodo, minore sarà la potenza. Proprio per questo ho creato questo calcolatore online. Permette di verificare quale potenza si ottiene con una determinata lunghezza dell'elettrodo, di scegliere la lunghezza corretta per la potenza desiderata e anche di valutare la situazione in base alla corrente misurata. Se quindi la caldaia mostra una corrente troppo alta, non sempre è necessario intervenire sulla conducibilità dell'acqua. Spesso è molto più semplice correggere direttamente l'elettrodo, ad esempio riducendo la sua lunghezza attiva con un tubo termorestringente oppure accorciandolo meccanicamente. Se invece la potenza è troppo bassa, è possibile capire subito dove si trova il limite e se il problema può essere risolto con un elettrodo più lungo, naturalmente se la costruzione della caldaia lo permette. È proprio questo l'approccio che voglio mostrare sempre di più, perché è più chiaro, più ingegneristico e in molti casi semplicemente più comodo per l'utente. Se l'argomento vi interessa, provate il calcolatore e guardate i miei altri video, dove mostro tutto questo anche nella pratica.